Oggi vi parliamo di un prodotto un po' particolare che è il risultato di una nostra lunga e approfondita ricerca, la cintura del legionario romano delle guerre daciche di Traiano. Che cintura indossava un legionario delle guerre daciche di Traiano? Oggi vi parliamo di un nostro prodotto un po' particolare che è scaturito da un lungo lavoro di ricerca che abbiamo effettuato nel corso dello scorso anno. A partire dalla fine del 2024, infatti, abbiamo iniziato un progetto che tendeva a ricostruire l'aspetto il più realistico possibile di un legionario romano durante le guerre daciche. Uno dei problemi che abbiamo affrontato fin dall'inizio era la scarsità di dati relativi a come fosse realmente il cingulum, la cintura militare del legionario in questo periodo. Ci siamo affidati fin da subito a una monografia letteralmente monumentale a firma di Stephanie Hoss, una archeologa tedesca, che ha redatto appunto una monografia basata sulle proprie ricerche, dedicata esclusivamente alla cintura militare romana e che costituisce un po' la Bibbia su questo argomento. Abbiamo iniziato questa ricerca anche consultando direttamente la ricercatrice stessa. Quindi all'inizio avevamo optato per una ricostruzione di una cintura molto semplice, decorata soltanto da una fibbia con placca decorata a smalto. Questo perché all'inizio sembrava che i reperti del periodo presentassero soltanto fibbie incernierate ad una placca decorata, ma che non risultassero placche decorative a sé stanti, indipendenti dalla fibbia. In realtà, oltre a difficoltà oggettive dovute anche alla scarsità di lavori di ricerca archeologica sui luoghi delle guerre daciche stesse, si aggiungeva una difficoltà, cioè la nostra scarsa dimestichezza con la lingua tedesca nella quale è redatto questo studio fondamentale. Per questo tipo di studi anche gli strumenti forniti attualmente dall'intelligenza artificiale spesso non sono abbastanza affidabili da poter giungere a delle conclusioni certe, soprattutto nel caso in cui i dati siano già di difficile interpretazione agli studiosi stessi e siano talvolta anche piuttosto scarsi. Se questo video vi sta piacendo e volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro canale. Quindi, nel video che abbiamo realizzato precedentemente relativo proprio alla ricostruzione della figura di un legionario traianeo, vi avevamo proposto una cintura di questo tipo, ma realizzata con un'unica placca fissata insieme alla fibbia. Approfondendo però la ricerca successivamente e grazie soprattutto alla consulenza della stessa Stephanie Hoss, che si è offerta di aiutarci per capire meglio i contenuti della propria ricerca, abbiamo potuto constatare che invece c'era testimonianza di decorazioni da cintura in cui erano abbinate 3 placche esclusivamente decorative insieme a una placca fibbia. In questo caso si tratta di reperti rinvenuti a Chichester in Gran Bretagna e che sono in un'epoca leggermente successiva a quella delle guerre daciche, però appartengono allo stesso trend evolutivo dell'estetica delle cinture militari romane, alle quali appartengono anche le placche che abbiamo utilizzato, che rientrano nella tipologia 6, secondo sempre lo studio di questa famosa archeologa, e vengono anche denominate placche a 3 fasce decorative smaltate. Infatti ci sono dei decori geometrici disposti in genere su 3 registri. Ecco, questa tipologia invece è nota da diverse placche, anche se nella maggior parte o nella quasi totalità sono placche destinate ad accogliere la fibbia. Ecco, questa tipologia di placche che abbiamo utilizzato noi, di tipo 6, sono documentate a partire dalla fine del I secolo e vanno fino agli inizi del II secolo, cioè esattamente il periodo delle guerre daciche. Per cui abbiamo ritenuto che fosse la ricostruzione più affidabile per questo tipo di cintura. Quindi questo è per raccontarvi un po' di questa cintura, per rivelarvi come poteva essere una cintura di questo tipo di legionario, cosa sulla quale molto raramente ci si sofferma in tale dettaglio, ma è soprattutto per raccontarvi il nostro modo di lavorare. Quindi se volete una ricostruzione che sia il più sicuro possibile nella propria attendibilità storica, non dovete far altro che rivolgervi a noi,
per richiedere la nostra consulenza o la realizzazione di una riproduzione secondo il vostro progetto ricostruttivo. Se vi interessa la storia delle legioni romane o comunque la storia antica, se vi interessa la ricostruzione della storia antica, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci e se avete bisogno di ulteriori informazioni contattateci ai contatti che trovate in descrizione.